Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo provare con voi un nuovo materiale. Sto parlando del materiale la Plastic Shrink. Che cos'è la Plastic Shrink? Adesso vi faccio vedere innanzitutto di che cosa stiamo parlando. Allora, la Plastic Shrink, vedete qua ne ho un esempio, lo apro e ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Allora, come vedete è fondamentalmente, ve lo zoom, è un pezzettino di plastica che praticamente prende spessore, vedete che ha dello spessore e diventa veramente solidissimo. E questo può essere utilizzato appunto per fare dei charm, come in questo caso per esempio vedete io ho fatto questa Sailor Jupiter come charm da mettere sul telefonino, ma voi potete fare qualsiasi cosa, portachiavi, orecchini, ciondoli, bracciali, collane, qualsiasi cosa. Come funziona? Praticamente voi prendete un foglio di questa plastica shrink e attenzione, mi raccomando, non comprate plastica a caso, deve essere proprio la plastica fatta apposta per questo tipo di lavorazione e di solito appunto si chiama plastic shrink. Vi scriverò qui sotto il nome corretto del materiale. Comunque, come vedete, io a questa plastica ho aggiunto anche della resina. In questo modo il risultato è veramente carinissimo, perché vedete fa una specie di effetto bolla e diventa super lucidissimo. Ma vediamo insieme come farlo. Vediamo un attimino cosa ci servirà per fare questo lavoretto. Ci serviranno delle matite colorate, delle forbici, un uniposca bianco in caso ci serva per fare delle parti bianche, il foglio di plastic shrink, delle immagini stampate e la carta vetrata 1000. Io utilizzo questa che è molto sottile. La plastic shrink praticamente si presenta come questi fogli. Attenzione che non andate in cartoleria e mi comprate quei fogli che servono, quei fogli da lucido che servono per ricalcare e poi fare forme geometriche e poi per esempio trasformarli in diapositive. Non c'entra assolutamente nulla. Ripeto, sono dei fogli in plastic shrink, quindi mi raccomando non fate l'errore. Sono di solito venduti, vedete, in queste confezioni, vedete? Io per esempio ho questa confezione da 10 e come vi dicevo prima c'è scritto A4 in questo caso perché il foglio è grande, A4 shrink plastic, che quindi è una plastica che può essere inserita all'interno del forno. In questo caso io l'ho comprato da Amazon e vedete che qui in basso infatti c'è scritto crea i tuoi gioielli e molto altro. E allora cosa bisogna fare per questa plastic shrink? Di solito quando andate a comprare la marca c'è sempre scritto quanto dovete tenerlo in forno e a che temperatura, perché ogni plastica magari ha diverse richieste specifiche. Nel caso per esempio di questa che ho acquistato io, vedete, dice prescaldare il forno a 160 gradi, poi disegnare il disegno, la creazione, cioè l'immagine che vogliamo creare, ritagliarla perfettamente, dopo fare il buco che vi dico io, cioè il pinch che vi serve per poter inserire, diciamo, gli anellini. Io per farvi comprendere, vedete, io ho fatto il buchino, vedete, è qui, per inserirci poi l'anello, quindi va fatto prima di metterlo in forno. Dopodiché inseriamo il pezzettino di plastica ritagliato all'interno con già il foro fatto all'interno del forno e lasciamo cuocere per 3 minuti circa. Osserveremo la plastica che si restringe e guadagna spessore. Quanto si restringe la plastica? Allora, per farvi circa capire quanto si restringe, per farvi capire, la Sailor Jupiter che abbiamo visto poco fa è grande circa così e considerate in questo caso per esempio, vedete, vi metto vicino il righello, sono circa 7 cm di immagine in altezza e quando viene messa all'interno del forno la creazione diventa così, vedete che è
assolutamente rimpicciolita del circa il 50%, forse anche qualcosina di più. E vedete che l'immagine è la stessa, soltanto che la plastica all'interno del forno a 160 gradi in 3 minuti si restringe e guadagna sia spessore che resistenza, perché come dicevo prima diventa durissima. Comunque adesso io prenderò questo foglio con tutte le immagini che abbiamo visto, andrò a prendere un foglio. L'immagine che andiamo a fare adesso, che ho scelto, è questo toothless, quindi la grandezza più o meno è questa qui. Adesso vado a ritagliare un pezzettino di plastica, così dopo non vado a rovinare il resto del foglio. Ok, ora che ho tagliato il pezzettino, prima di andare a ricalcare l'immagine che ci serve, prendiamo la carta vetrata 1000, che è molto fine, e andiamo ad opacizzare solo un lato, ok? Vedete che da tutti e due i lati è molto lucida. Noi andiamo ad opacizzare solo un lato. Ok, adesso che è opacizzato, vedete da un lato è molto opaco, dove siamo andati con la carta vetrata, mentre dall'altro è rimasto lucido. Ora appoggiamo il foglio con l'immagine e andiamo a ricalcare il nostro disegno. Mi raccomando che andiamo a scrivere sulla parte che abbiamo appena opacizzato. In questo caso, siccome l'immagine è completamente nera, i contorni li andrò a fare con l'Uniposca bianco. Ok, adesso che abbiamo fatto i contorni, vedete che l'immagine è più o meno così, andiamo a prendere la nostra matita nera, eccola qua, e andiamo a definire bene gli occhi. Prendiamo il colore verde ok, adesso che abbiamo fatto bene gli occhi andiamo a colorare tutto il draghetto all'interno di nero, cercando di non andare troppo pesanti. Ok, abbiamo finito di colorare il nostro toothless e adesso facciamo il pezzettino di coda rossa, quindi prendiamo la matita rossa, qua, eccoci qua, e adesso siamo pronti per ritagliare il nostro toothless, che come vi dicevo prima va ritagliato prima di essere inserito in forno.
Ok, arrivati in questo punto dovete decidere cosa volete fare della vostra creazione. Se per caso volete far diventare questa creazione un pendant, allora dovete inserire qui un buchetto per poter poi mettere gli anellini. Se invece come me volete fare degli orecchini a perno, quindi andrà appiccicato dietro con la colla dopo il perno, allora non vi serve assolutamente come dire, fare il buchetto. In ogni caso io vi mostro che cosa sarebbe. Eventualmente vorreste fare il buchino, vedete io qua ho un pezzettino di plastica per farvi vedere che ho scartato. Voi prendete questo affare qua che serve per appunto fare i buchini, inserite il foglio all'interno, schiacciate, vedete, dopo lo togliete dall'aggeggio e ovviamente vi ritrovate con il buchino, vedete? E con questo praticamente potete fare il buchino e inserire poi gli anellini dopo la cottura. In questo caso, come vi dicevo, io farò degli orecchini a perno, quindi non mi serve fare il buco. Smussate gli angoli perché altrimenti poi la plastichina vi fate male se sono troppe a punta gli angoli. Ok, la nostra creazione è pronta per essere inserita all'interno del fornetto. Questo è il fornetto che utilizzo soltanto per fare creazioni, quindi per cuocerci le mie creazioni in fimo, oppure appunto per la plastic shrink. Quindi come vedete è un fornetto in cui non assolutamente utilizzo cibo. Prepariamo la teglia e mettiamo sopra un foglio di alluminio, vedete, molto semplice. Dopodiché prendiamo la nostra creazione e la adagiamo sopra a questo foglio di alluminio. Mi raccomando, adagiate la parte colorata sempre sotto, mentre la parte lucida per sopra. Andiamo a chiudere, andiamo a mettere dentro la nostra teglietta, chiudiamo il fornetto e mettiamo quello che ci diceva la scatola. In questo caso dovrei mettere 160, ma il mio fornetto è molto potente e quindi devo mettere sempre un pelino di meno. Voi dovete regolarvi ovviamente con il vostro fornetto, quindi metto circa meno di 10 minuti, vedete, e lascio andare. Adesso vedremo insieme come la plastic shrink si restringe. Adesso prima di tirarlo fuori dobbiamo prendere una superficie liscia e una superficie anche abbastanza lucida e prima di tirarlo fuori dal fornetto dobbiamo assicurarci di schiacciarlo bene in maniera tale che appunto diventi, la superficie torni ad essere liscia, perché vedete che in questo caso è un attimino rialzato. Avete davvero pochissimi secondi per fare questa cosa qua, quindi tirate fuori velocemente il piano dove è appoggiata la creazione, schiacciate immediatamente per far sì che la creazione diventi liscia. Ecco qua la nostra creazione che adesso abbiamo schiacciato utilizzando questa tazza che è lucida, per cui praticamente vedete da quello che avevamo prima adesso vedete abbiamo una creazione, vedete, molto più piccola perché si è ristretta, più spessa e molto solida. La nostra creazione, così la vediamo un attimino alla luce e un po' più vicina. Come vedete la creazione è molto piccola rispetto a quello che avevamo fatto prima. Vi mostro la differenza della grandezza. Vedete, questa era la creazione e alla fine è diventato così. Ecco, diciamo che da questo lato così capite meglio. Vedete che, come vi dicevo prima, adesso la creazione ha acquistato spessore, è ancora molto lucida, come vedete qua dalla parte in cui non abbiamo colorato, mentre dalla parte in cui abbiamo colorato vedete è opaca come l'avevamo lasciata prima, perché l'avevamo opacizzata con la carta vetrata. Cosa possiamo fare adesso prima di andare a mettere
il gancetto per il prodotto finito. Possiamo proteggere innanzitutto quello che abbiamo fatto dietro utilizzando il Mod Podge, che sarebbe questa qui, che sarebbe una colla con effetto gloss. Diciamo che non è esattamente lucido come uno specchio, però è molto carino l'effetto che fa. Vedete, ve lo faccio vedere. Come potete vedere qui l'effetto non è esattamente come una resina, però vedete che la protezione, ho messo dietro al disegno, per non far cancellare il disegno, questo Mod Podge, e se vedete in controluce non è proprio opaco, è diventato un po' lucido, ok? Ricordatevi che non è la stessa cosa della resina, ma comunque secondo me è un buon risultato. Quindi con un pennellino andremo a mettere dietro dalla parte del disegno, per proteggere la matita colorata, perciò che col tempo e l'intemperie non portino via il nostro disegno, andremo a portare qua, andremo a mettere sopra del Mod Podge. Prendo un pennellino, ne prendo un po' di prodotto e vado ad applicarlo sopra. Prendo poco prodotto, visto che in questo caso è molto piccolo, e vado ad applicarlo sopra il disegno. Adesso vedete che è bianco, ma non vi preoccupate, perché alla fine, quando avrete finito di spalmarlo per bene, tornerà trasparente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che siate stati con me fino alla fine per capire anche un attimo come funziona la Plastic Shrink. Per qualsiasi domanda non esitatemi a scrivere sotto nel box dei commenti, mettete un mi piacino e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!